Monica, tranquilla, non è un'indagine, però ti voglio chiedere, tu conosci Salvador Freixedo? Ne ho sentito parlare, uno scrittore? Mhm. Ma l'hai mai letto? No. Allora, è portoghese o brasiliano, credo portoghese, era perché è morto nel 2019, ha tantissimi anni, 90 rotti anni, e bah, ha scritto dei libri che consiglio, comunque non è che sia tanto cattivo. Uno è La Grangia umana, la fattoria umana, o Difendiamoci dagli dèi. Il concetto è quello, no? Lui, tra l'altro, ex uomo di chiesa, ma anche di alto livello, a un certo punto ha rinnegato tutto, ha mandato tutto a quel paese e ha capito una serie di cose, che gli dèi non ci sono, che gli dèi siamo noi, che noi siamo trattati da delle strutture virtuali, questi supposti dèi, come la grangia umana, no? Quindi come la fattoria umana, monti della nostra energia. Come passo uno, per capire le cose, non è stato male, io ho anche letto i suoi libri. Tuttavia, dov'è adesso? Visto che di libri ne ha scritti tanti, gliene hanno fatti scrivere tanti. Chi era? Allora, io lo vedo nella teca, nella famosa teca di questi personaggi di imperitura memoria, diciamo, no? Mm? Anche perché ovviamente ha creato comunque una svolta importante, no? Mm, Era spagnolo in realtà, non mm. portoghese. Io però lo vedo ancora legato a questo grande falconiforme nero, Di nome? Big Master. E in effetti lui, no, si è proposto come comunque un grande maestro, no? In un certo senso anche rivoluzionario nell'esprimere questi pensieri. Aveva Però l'anima? sì, secondo me sì. Mm. Però è come se fosse stato concordato, cioè gliel'hanno fatto fare. Perché è come se questo gioco in realtà avesse anche delle scadenze, per cui a un certo punto devono essere assolte e rivelate delle verità. E pertanto vengono scelti, no, dei personaggi che in un modo o nell'altro le possono rivelare queste verità. Mm, Però non lo vedo svincolato dal potere, cioè lo vedo dentro al potere, dentro al sistema del potere. Mhm. Massoneria? Sì, 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 questo sì, sicuramente. E di l'ordine? Mi fa vedere un colore rosso, non so, uno Spagnola? scudo, uno scudo, uno scudo, c'è una croce rossa. Qual è, Monica, la vera ragione per cui questi personaggi legati alla massoneria, c'è anche la valanga, no? Per dire, a un certo punto dicono delle cose, non potevano stare zitti? Io una teoria ce l'avrei, ma tu cosa vedi? Noi siamo dentro un gioco in cui c'è proprio come si giocava da bambini, obbligo verità. Mm, mhm, Anche delle fasi di obbligo, e ne abbiamo vissuta una neanche tanto vecchia, no? Con la pandemia. E poi ci sono anche le fasi di verità. Mm. mhm, E cioè, in realtà queste fasi del gioco vanno rispettate perché è un gioco e lo è per tutti, non è che lo è solo per noi, che lo subiamo. E quindi quando c'è il momento della verità sono scelti dei personaggi che però dicono solo una parte, ovviamente, mhm. della verità. Ecco, è sempre comunque molto, non so come Mischiata. dirti, sì, mischiata e oltretutto che dopodiché non è che ti si C'è una smuove tanto. soluzione, non c'è una soluzione se non che siamo fottuti, no?
Non c'è una riproposta. E poi ho una seconda teoria. In qualche modo la coscienza arriva già a un punto in cui si arriva a questo qualcosa. E allora chi mettere sotto le luci dei riflettori? Qualcuno di potente, Certo, qualcuno che venga veramente pubblicato da editori importanti, che abbia subito voce, che diciamo bagna il naso, cioè, sto cercando per Giorgio un'altra espressione, fa prima, ecco, perché ha dietro una potenza economica non da niente e riesce a essere pubblicato prima di sconosciuti puliti. L'antisistema nel sistema, in sostanza. volevo dire però che anche quando siamo nelle fasi di obbligo, il livello di consapevolezza umana è alto e allora poi si vede lì, no? Mhm, Un'altra fase molto importante. mhm. Senti, ma questa teca non si può rompere perché uno come Salvador, che ha anima, è nella teca. Se ha commesso qualcosa che non va, si deve fare un giro nel basso astrale come tutti. Allora, cioè, ognuno di noi vive in un film, ok? Eh, Nel complesso è tutto un grande film, ok? In questo film, mh, posso dirti, non è che c'è sempre un senso di giustizia. No, però è un film, è un gioco, Monica. Nel mio universo, io sono un rompicoglioni, a me non va. Adesso io vado lì davanti alla teca, lo guardo e gli dico, non va bene, hai mentito, dovevi dirlo che facevi parte della massoneria. Prendo un martello e spacco la teca, perché è il mio universo. Certo, Fuori dalla teca. Adesso tu, anima, ti metti davanti a te stessa e vai dove devi andare davvero, non qui nella teca a fare il figo. Vai dove devi andare davvero per capire per la tua evoluzione quello che hai combinato e come risalire la china. Quindi, via. Non c'è nessun senso di giustizia, anzi, in realtà c'è, che è quello dell'anima, che vince su tutto. Basso quindi astrale. tu il tuo film l'hai modificato, quindi nel tuo film accade questo, Lui però in cosa fa? altri film no, Quindi lui è protetto dall'immagine e dall'aura di Salvatore, Salvador, che si è creato. certo. Beh, io credo che il mio film sia più consapevole di quello degli altri, che lo tengono nella teca. Sì, però tu cambi il tuo di film, ovviamente, non è Certo. che cambi il film di tutti. Cosa fa Salvador nel mio film? Dove va? Obbedisce e va nel basso astrale. Profondo, superficiale? Quanto ci resta lì? Allora, vedo mm, mm, che parte dal profondo, però per un breve periodo, e poi si ferma in un livello intermedio. Totale anni? Viene 50. Bene. Lo salutiamo. Bye bye Salvador, salva te stesso.